Immagina di essere una star K-pop di fama internazionale, una delle idol più amate e più seguite al mondo. Eppure all'improvviso sei costretta a cancellare il tuo tour perché nessuno vuole venire più ai tuoi concerti. 뭐라고요? Questo è esattamente quello che è successo a Kim Hyun-ha, un tempo amata da tantissimi fan, ma ora completamente messa da parte. Cosa ha portato questo drastico cambiamento e perché ora sembrano tutti odiarla? Se non ci conosciamo, ciao miau, io sono Esther e questo è il mio format dove vi racconto storie che ho trovato su internet o cose che mi interessano. Se ti va di aiutarmi in questa mia nuova avventura, non dimenticare di iscriverti al canale, lasciami un mi piace, lasciami un commento, insomma mi aiuterebbe tantissimo. Considera anche l'idea di abbonarti per contenuti esclusivi. Ma adesso iniziamo. Ok, da questo punto in poi penso che pronuncerò male il nome della cantante perché mi riesce più facile, quindi chiedo scusa in anticipo. Partiamo dall'inizio, magari molti di voi se lo staranno chiedendo, chi è Yuna? Forse neanche molti dei suoi fan se lo ricordano, ma Yuna ha iniziato la sua carriera da adolescente. Era inizio 2017 e aveva 15 anni quando ha ufficialmente debuttato come rapper delle Wonder Girls con la canzone Irony. Il suo tempo in questo gruppo però è durato molto poco, perché a luglio dello stesso anno i suoi genitori la ritirarono perché preoccupati per la sua gastroenterite cronica e ripetuti svenimenti. Questo però non la fermò per nulla. Nel 2008 passò all'etichetta discografica Cube Entertainment che la annunciò come membro del nuovo gruppo 4Minute a maggio 2009. Immaginate che nonostante la poca esperienza aveva così lasciato il segno che prima dell'annuncio ufficiale il gruppo veniva chiamato il gruppo di Yuna. Le 4Minute hanno rapidamente guadagnato popolarità grazie al loro concept Girl Crush e Yuna è emersa come uno dei membri più popolari del gruppo grazie alla sua forte presenza scenica, ma anche in realtà grazie alla Cube stessa che ha spinto molto sulla sua figura. Parallelamente alla sua carriera con le 4Minute, Yuna ha lanciato la sua carriera solista nel 2010 con il singolo Change. Da allora ha pubblicato numerosi album e singoli di successo, tra cui ad esempio Bubble Pop, di cui i Griffin ci hanno persino fatto una parodia, giusto per farvi capire quanto fosse famosa come canzone. Quagmire. Quagmire. Per non parlare di quando nel 2012 Yuna venne scelta personalmente da Psy per partecipare come ballerina e protagonista femminile al video musicale di Gangnam Style. Sì, era proprio lei. Ma tra l'altro lo sapevate che quel video ha 5 miliardi di visualizzazioni? Io me ne sono resa conto adesso. Durante la sua carriera ha costruito un'immagine di donna sicura di sé, che non si preoccupa delle opinioni altrui e abbraccia con orgoglio il suo corpo e la sua identità. Il suo stile era provocatorio e ha sfidato i limiti con concept audaci nelle coreografie e nell'atteggiamento, cose che a quei tempi pochissime idol femminili osavano fare. Tutto ciò l'ha resa una vera e propria icona femminista per i fan internazionali, anche se lei in realtà non ha mai dichiarato apertamente di esserlo. Il 2016 è stato un anno molto particolare per Yuna. Prima di tutto, il suo gruppo 4Minute ha dichiarato di sciogliersi e Yuna è stata l'unica del gruppo a rinnovare il contratto con l'agenzia. Si è quindi dedicata al 100% alla sua carriera da solista. È uscito il suo quinto mini album, c'è stato un reality show dedicato a lei. Dietro le quinte però stava frequentando segretamente un trainee della sua etichetta, che oggi sappiamo essere Dawn. Dawn a quei tempi era un semplice apprendista dell'agenzia e, come succede per molti ragazzi che vogliono diventare idol K-pop, si stava allenando mentre aspettava di fare il suo debutto come rapper del gruppo K-pop maschile Pentagon, che avverrà poi nel luglio del 2016 quando lui aveva 22 anni. Nel 2018 iniziano ad emergere dei rumor sulla loro relazione. L'agenzia di tutta risposta nega tutto, ma Yuna e Dawn decidono di contattare i giornalisti e confermare pubblicamente che stessero insieme, dicendo che volevano parlare onestamente con i loro fan e volevano potersi esibire insieme sul palco, divertendosi e senza avere paura di essere esposti. E sapete cosa ha portato questo annuncio? Sono stati entrambi espulsi dalla Cube Entertainment. Questo però ha reso la coppia ancora più forte e l'anno successivo hanno firmato con P-Nation, l'etichetta di Psy.
Eccolo ritornato in questa storia. I due hanno rapidamente costruito un enorme fandom, diventando una delle coppie più iconiche del K-pop. Dovete sapere che in questa industria è molto raro sentir parlare di coppie e relazioni. Di solito è tenuto tutto segreto, se qualcosa esce fuori per colpa di qualche paparazzo o rumor, la coppia non viene comunque mai vista insieme in pubblico. Yoon e Dawn invece hanno fatto l'esatto opposto di come si sarebbe comportata una coppia K-pop qualsiasi. Condividevano spesso foto insieme sui social, si mostravano affettuosi in pubblico e hanno persino creato delle canzoni insieme. Dopo 6 anni di frequentazione, a febbraio del 2022, i due hanno rivelato i loro anelli di fidanzamento, suscitando grande attesa per un matrimonio imminente. Dawn ha persino scritto "sposami" sul suo account Instagram e Yuna ha risposto con entusiasmo dicendo "ovviamente sì". Chiunque era entusiasta della notizia e non vedeva l'ora di sapere la data del matrimonio. Tuttavia, il 30 novembre 2022, 9 mesi dopo la proposta, Yuna ha annunciato su Instagram che lei e Dawn si erano lasciati, ma avevano deciso di rimanere buoni amici, ringraziando i fan per il loro supporto. Sembra che i due avessero molte differenze nei loro obiettivi di vita. Ad esempio, Dawn era entusiasta di sposarsi, mentre Yuna ha espresso in più occasioni di non essere pronta per il matrimonio. Inoltre avevano visioni diverse riguardo l'idea di avere figli. Che ve lo dico a fare, nessuno se l'aspettava questa notizia. Molti fan hanno reagito con incredulità, altri erano tristissimi per la fine di una relazione che sembrava così speciale, durata così tanti anni, insieme sembravano andare contro tutte le avversità, e invece niente. Nonostante tutto, Hyun e Dawn hanno dimostrato grande maturità nel mantenere un legame di amicizia e sostegno reciproco. Tutto bene, direi. E invece no, è proprio da qua che iniziano i guai. Il 18 gennaio 2024 Hyuna ha aggiornato il suo Instagram postando una foto che la ritraeva mano nella mano con sto tizio, Yeon Jung-hyun, ex membro del gruppo Highlight, che prima si chiamavano Beast e che erano anche loro sotto la Cube Entertainment. All'inizio i fan pensavano fosse un teaser per una collaborazione musicale, ma Hyuna ha chiarito subito le cose inserendo l'emoji di una coppia nella didascalia. Insomma, sto tizio era il suo nuovo ragazzo. Questa notizia ha scioccato i fan, e non in maniera positiva. Ok, capiamo insieme perché. All'inizio, sinceramente, pensavo che la gente fosse sconvolta perché stavano ancora pensando al fidanzamento con Dawn. Magari c'era chi non aveva ancora accettato il fatto che si fossero lasciati e quindi stavano già odiando questo nuovo fidanzato. E invece no, c'è molta più storia dietro. Il motivo del malcontento dei fan è legato al passato controverso di Jonghyun, perché nel 2019 è stato coinvolto nello scandalo del Burning Sun. Questo scandalo è estremamente complesso e meriterebbe un video a parte, arriverà, ve lo prometto, ma per ora c'è importante sapere che Jonghyun faceva parte di una chat di gruppo su Kakao Talk, il corrispettivo coreano di WhatsApp, in cui venivano condivisi video molka. Questi video erano registrati illegalmente con telecamere nascoste, spesso per ottenere immagini e video a sfondo voyeuristico. Ovviamente tutto ciò senza il minimo consenso delle donne riprese. Anche se non era il principale responsabile, c'erano prove che avesse ricevuto questi video senza fare nulla a riguardo, anzi facendo anche commenti inappropriati e chiedendo più video, più foto. Dopo che lo scandalo è emerso, sto tizio, ormai finirò per chiamarlo così, ha rilasciato una dichiarazione ammettendo tutto quello che aveva fatto, per poi lasciare il gruppo e la sua agenzia, ritirandosi dalla scena pubblica. Ricordate quando vi ho citato Change, la canzone con cui Hyuna ha debuttato? Beh, in quella canzone c'era anche Jonghyun. Come vi avevo accennato prima, entrambi erano sotto la stessa etichetta, quindi si conoscevano da tempo. E gira voce che avessero avuto una relazione all'inizio della loro carriera. Infatti, se guardate i loro stage insieme, sembra che siano molto in confidenza. Potrebbe essere anche che stavano recitando, però ai tempi non sembra che si siano frequentati, anche perché Jonghyun aveva già una fidanzata, ovvero Go Hara. Anche lei un idol, ma del gruppo Kara, che ha iniziato a frequentare
e nel 2011. Un dettaglio da ricordare è che le Kara e le 4 Minutes erano attive nello stesso periodo, quindi è molto probabile che Gohara e Hyuna fossero amiche o comunque che si conoscessero bene. Hanno fatto anche un programma insieme chiamato Invincible Youth nel 2009 e la cosa assurda è che nel documentario della BBC sul Burning Sun si è scoperto che Gohara ha giocato un ruolo cruciale nel denunciare le persone coinvolte nello scandalo e portare luce a ciò che succedeva dietro le quinte. Il prezzo da pagare per questa sua mossa coraggiosa, tuttavia, è stato alto. L'anno in cui scoppiò la polemica, l'idol e attrice fu purtroppo trovata morta nella sua casa a Seoul, scioccando il mondo intero. Questa era una piccola parentesi che volevo aggiungere per farvi capire di come Gohara abbia messo da parte il suo ex e di come si sia battuta per la giustizia, pagando con la vita. Hyuna invece, pur essendo considerata una figura forte e rispettabile, ha deciso di associarsi a una persona coinvolta in uno scandalo così grave. La notizia ha portato alcuni dei suoi fan più devoti ad allontanarsi da lei e anche alcuni colleghi dell'industria hanno preso le distanze e sfollowata. Pensate che in pochissimo tempo ha perso più di 1 milione di follower su Instagram. E non solo, perché tutto ciò ha avuto un impatto significativo anche sulla sua carriera, oltre che alla sua reputazione. Immaginate che qualche mese fa sono state annunciate le date per il suo tour in Nord America, previsto per agosto. Da un momento all'altro, però, alcuni utenti online hanno notato la cancellazione di alcune date, per poi scoprire successivamente che tutti gli spettacoli sono stati rimossi dai siti di vendita dei biglietti perché le vendite erano troppo basse. Persino il poster e il video promozionali sono stati eliminati online. I media hanno riportato che Hyuna è stata l'unica solista coreana ad aver raggiunto questo traguardo nel 2024, come se fosse un traguardo. Si era diffusa poi la notizia che Hyuna e Jonghyun si sarebbero sposati l'11 ottobre di quest'anno. Ed è stato così. Io avevo in programma di pubblicare questo video prima dell'11 ottobre, quindi avrei detto in questo momento: ah sì, poi vedremo insieme, poi commentiamo quando usciranno le foto di questo matrimonio. Ecco, sono uscite, hanno festeggiato effettivamente l'11 ottobre, ma la notizia è passata totalmente in sordina perché c'è stato un altro scandalo, anche questo ve ne vorrei parlare, poi vediamo, che ha completamente offuscato la notizia e nessuno si è calcolato questo evento. Comunque la cerimonia è stata piccola e intima. Questo era il suo vestito, se siete curiosi di vederlo. Ovviamente Hyuna si può sposare con chi vuole, ma l'idea che si sia sposata dopo neanche un anno di fidanzamento, non lo so, un po' strano, o no? Ok che si conoscono da un sacco di tempo, però boh. Ditemi voi cosa ne pensate nei commenti. Hyuna riuscirà a risollevare la sua carriera o questo segna l'inizio del suo declino? Spero che questo video vi sia interessato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao miao!